Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Sono veramente felice questa settimana che la puntata esca esattamente il 21 maggio perché proprio oggi è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. È una cosa bellissima perché è quello che praticamente noi facciamo sempre. Cerchiamo di studiare le diversità culturali, quindi il K-pop, la K-wave, quello di cui noi parliamo continuamente, per imparare a rispettare gli altri popoli, a conoscerli e a vivere con loro i loro sogni e le loro emozioni. Questo è quello che veramente sogniamo facciate tutti, non solo con la Corea, ma con tutti i popoli del mondo e con tutte le tradizioni del mondo. Quindi fantastico, siamo veramente felicissimi che la puntata esca oggi, 21 maggio. Non dimenticate mai questa data perché è fondamentale. Ma iniziamo subito a parlare delle nostre K-News, anche perché siamo qui per questo. Continua lo strepitoso successo degli NCT Dream e della loro Hot Sauce. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di quanta attesa ci fosse dietro al loro comeback e del fatto che l'album, prima ancora della propria uscita, contava già 1 milione di prevendite. Le attese della vigilia sono state rispettate e il lavoro dei ragazzi della SM ha continuato a spopolare e a mietere record. Le prevendite si sono trasformate in vendite, più di 1 milione nella prima settimana, meglio di quanto fatto da un album storico come Love Yourself Tear dei BTS. Che sia l'anno degli NCT Dream? Ce lo diranno i prossimi mesi. Nel frattempo, gruppo e fan possono godersi il meritato successo. Sorrisi che arrivano copiosi anche dagli 18, ovvero il fandom degli 80s. L'11 maggio i membri del gruppo sono stati visti all'aeroporto in direzione isola di Jeju. Fin qui nulla di strano, a parte l'emozione di chi se li è trovati di fronte. Ma il giorno dopo anche Mingi, attualmente in pausa per problemi di ansia, si è presentato sorridente in aeroporto. Sebbene non ci siano ancora notizie sul suo possibile ritorno sulle scene, i fan sono stati felici di vederlo sorridere dopo tanto tempo. Ci auguriamo anche noi che stia meglio e che possa tornare presto a divertirsi. E dalla gioia degli 18 passiamo a Joy delle Red Velvet, che è pronta al proprio debutto da solista. La notizia ha iniziato a trapelare già a inizio della scorsa settimana, ma solo lunedì 17 maggio la SM Entertainment ha confermato ufficialmente le voci. A quasi 2 mesi dall'uscita di Like Water della sua compagna Wendy, anche un secondo membro del gruppo più dolce della scena K-pop, se non fosse così non si chiamerebbero come una torta, è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale. L'album di Joy si intitolerà Hello, uscirà il 31 maggio e conterrà 6 tracce, più precisamente il remake di 6 classici degli anni 90 e 2000. Siamo pronti a salutarlo calorosamente. Non sappiamo a che ora stiate guardando questo video, ma in ogni caso per noi sono le 2 del pomeriggio. It's 2 p.m. A 5 anni dal loro sesto full album Gentleman's Game, uscito a settembre del 2016, lo storico gruppo della JYP sta per tornare con un nuovo lavoro. È stata la stessa agenzia a rivelarlo all'emittente Star News, risvegliando un'inevitabile curiosità in fan e appassionati. E sebbene non sia ancora stata rivelata una data ufficiale, pare che il comeback possa avvenire entro la fine di giugno. Quantomeno però sappiamo l'orario. 2 del pomeriggio, no? E mentre Kingdom continua a fare impazzire i fan dei gruppi in gara e si avvia verso l'ultimo round, è di questi giorni la voce di un nuovo survival show, questa volta targato KBS. L'emittente coreana ha annunciato l'arrivo per l'estate di That Song We Loved, New Singer, ovvero un programma dedicato alla scoperta di nuovi talenti che si esibiranno con cover degli anni 70, 80 e 90, riarrangiati per fare emozionare le nuove generazioni. Tra i giudici ci sarà anche Solar delle Mamamoo. Purtroppo gli altri non saranno membri dei Paparap, non ci hanno invitati. Scrivete in massa alla KBS che avrebbe dovuto farci almeno un pensierino. Chiudiamo con un'altra notizia che testimonia quanto il K-pop stia pian piano abbattendo i muri del pregiudizio e guadagnando la considerazione degli ascoltatori, ma anche degli addetti ai lavori del settore musicale di tutto il mondo. I BTS saranno sulla copertina del numero di giugno di Rolling Stone, una delle più prestigiose riviste in tema di musica. L'anteprima ha già iniziato a circolare online e a far impazzire tutti gli armi. Chissà che la redazione dall'alto della propria competenza non sia stata anche un po' lungimirante, prevedendo il probabile successo di Butter, il nuovo singolo dei 7 Boy Scout a prova di proiettile uscito questa mattina. E dopo aver parlato dei BTS, è anche uno dei suoi gruppi preferiti, quindi c'è un legame forte tra questa notizia e quella che sta arrivando, passiamo la parola al nostro amico, socio e super collaboratore Simon per l'Accadde Oggi. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi.
Questa settimana, prima di partire, ho fatto fare una piccola revisione alla mia macchina del tempo, perché stiamo per fare un viaggio lungo ben 8 anni. Vi riporto in realtà alla giornata di ieri, il 20 maggio, ma nel 2013. Quel giorno usciva Hyde, il primo mini album dei Vix, che non hanno nulla a che fare con il farmaco per il raffreddore, ma sono un bravissimo gruppo della Jellyfish Entertainment. Dopo essere stati lanciati circa un anno prima con Super Hero e aver fatto uscire nel frattempo un altro paio di singoli, proprio il 20 maggio pubblicarono il loro primo EP, contenente 5 tracce e lanciato proprio da Hyde. Una prima tappa fondamentale del proprio percorso che li avrebbe portati poi a farsi amare dal grande pubblico. 2 mesi più tardi il disco venne rimasterizzato, integrato e ripubblicato con il titolo Jekyll. Il singolo Great You, con cui uscì questa seconda versione, raggiunse immediatamente la vetta di diverse classifiche. Ringraziamo ancora Simon per questo accadde oggi e per questo appuntamento settimanale sempre veramente molto gradito. Io ci tengo ancora a ricordare a tutti l'importanza di questa giornata. Oggi è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Quindi ricordatevi che le diversità sono una ricchezza e non un problema. Ricordatelo sempre. Ciao a tutti e grazie come sempre per averci ascoltato. Alla prossima settimana. Ciao!